I videogiochi sono una forma d'arte? I videogiochi sono nati come semplice passatempo, ma nel tempo si sono evoluti tantissimo. Quindi, ora sono rimasti un semplice passatempo o sono diventati un qualcosa di più? La discussione sul fatto che i videogiochi possono essere considerati una forma d'arte oppure no è diventata una cosa abbastanza epica. Ci sono opinioni davvero molto contrastanti, ma in linea generale i gamer si schierano per il sì e i non gamer si schierano per il no. Da brava gamer mi schiero per il sì, ma questo video non è fatto per generare conflitti e né per fare discussioni, vuole essere semplicemente una riflessione sul mondo dei videogame, sul loro valore e su come vengono percepiti. Quindi in questo video vorrei dare qualche spunto e poi vorrei sentire anche le vostre idee a riguardo, perché mi piace sentire l'opinione anche quando è in contrasto con la mia, per capire i punti di vista degli altri. Allora iniziamo! Penso sia doveroso partire da che cos'è l'arte. Quindi niente di meglio che una definizione da dizionario. Ne leggo solo un pezzetto perché è un po' lunga. Capacità di agire e di produrre basata su un particolare complesso di regole e di esperienze conoscitive e tecniche. Oppure, nell'ambito della cosiddetta teoria del bello o dell'estetica, si tende a dare al termine un significato privilegiato, vario secondo le diverse epoche e i diversi orientamenti critici, per indicare un particolare prodotto culturale. Ecco, tutto molto vago e di ampia interpretazione. Se pensiamo soprattutto alla seconda definizione, dove si parla delle teorie del bello e dell'estetica, è facile capire perché per la definizione dell'arte non ci siano dei paletti così rigidi. Quello che è bello per me può essere orribile per qualcun altro, e viceversa. Insomma, partendo da questi concetti, io penso soggettivamente che non si possono considerare a priori tutti i videogiochi una forma d'arte, come non tutti i quadri sono artistici e non tutte le canzoni sono proprio opere d'arte. Di videogiochi, come di quadri, libri, canzoni, sculture e company, ce ne sono di molto belli e di molto brutti. Ma se vogliamo generalizzare e considerare la categoria nel suo insieme, allora sì, considero i videogiochi una forma d'arte al pari di tutte le altre. E allora vorrei fare degli esempi pratici partendo proprio dalle forme d'arte universalmente riconosciute. Iniziamo dalla letteratura. Proprio come ogni libro, un videogame racconta una storia. Una storia fatta bene riesce a portarti in un altro mondo. Un mondo composto di racconti, di storie parallele, lettere abbandonate, combattimenti e dialoghi profondi. Comprerei anche un tuo parente se lo vendessi. Era una battuta. Ecco, questo si può trovare sia in un libro che in un videogioco. Cambia solo la forma con la quale la storia è espressa. E questa non è un'osservazione di parte, perché io ho sempre amato la lettura e ho talmente tanti libri che ormai non so più dove metterli. L'amore per la lettura è entrato nella mia vita molto prima rispetto all'amore che ho per i videogiochi. Ma mi lascio coinvolgere ugualmente sia da un libro che da un videogioco. Quindi, per questo motivo, considero entrambi una forma d'arte. Un'altra forma d'arte universalmente riconosciuta è l'architettura. Senza dubbio, ci sono meraviglie dell'architettura sia nell'antichità che nel mondo moderno. In tutto il mondo fisico e in tutto il mondo virtuale. Parliamo un attimo di Sekiro. Quanto sono belle quelle case giapponesi e quanto sono curati i dettagli che puoi vedere nell'ambientazione. Certo, quelle case non devono mica stare su, però ogni edificio è comunque progettato con estrema cura. Ed è anche molto fedele alla stilistica dell'architettura giapponese dell'epoca Sengoku, periodo in cui è ambientato questo videogioco. Passiamo alla prossima forma d'arte, la pittura. Quando si pensa all'arte, penso che i quadri siano proprio la prima cosa che viene in mente. E anche se digiti arte su Google, quello che ti viene proposto è per la maggior parte quadri. Ed ecco che il collegamento con i videogiochi risulta lampante. Almeno per me. Infatti, qualsiasi videogioco è composto interamente di immagini, e in alcuni si viene circondati da un mondo veramente fantastico. Tra i tanti mi viene da pensare alla grafica di Child of Light, fatta totalmente ad acquarello. È davvero stupenda ed emozionante, ed è bellissimo anche solamente da guardare, oltre che da giocare. Quindi mi riesce difficile considerare artista uno che fa quadri classici e non considerare artista chi ha fatto tutti questi meravigliosi disegni. Detto questo, passiamo alla musica. Chi non dedica un po' di tempo tutti i giorni a questa meravigliosa forma d'arte? E chi non ha mai sentito una stupenda colonna sonora all'interno di un videogioco? La musica nei videogames permette di immergersi ancora di più nella storia e comprendere ancora più a fondo il mondo in cui è ambientata. Pensa al mondo anni 30 di Cuphead e pensa adesso di giocarlo senza musica. Gnè. Pensa che in una delle isole Inkwell c'è una mini missione secondaria che ti permette di riunire un quartetto sonoro che per ringraziarti ti canterà una magnifica canzoncina anni 30.
It's nice to rest your eyes and maybe go outside. Grab a book and get some air. E allora? Queste canzoni non sono alla pari, se non superiori a quelle che senti tutti i giorni in radio? Facciamo un ultimo esempio su quella che viene chiamata la settima arte, il cinema. Ecco, il cinema riunisce più forme d'arte per dare la vita ad un filmato che riesce a coinvolgere ed emozionare. Chiunque abbia mai giocato a un bel videogioco si è sentito coinvolto ed emozionato. Infatti, anche il videogioco, come abbiamo appena visto, riunisce molte forme d'arte all'interno, compresa quella del cinema. Basta pensare ad Hellblade e a tutte le cutscene che ci sono all'interno del videogioco, a volte brevi e a volte molto lunghe, ma tutte molto coinvolgenti. Oltre al momento in cui giochi in Hellblade, ci sono anche momenti in cui ti fermi ad osservare la storia di Senua. Puoi vedere la sua pazzia rappresentata, sentire le sue emozioni, sentire la sua storia raccontata e piangere ed emozionarti con lei. E anche se brevi rispetto ad un film, i filmati sono comunque ugualmente coinvolgenti. Il fatto di vivere attivamente la sua storia mentre giochi rende il tutto ancora più pregno di emozioni. Ragazzi, questo per me è difficile non definirla arte. Il videogioco quindi attinge a varie forme d'arte per creare un'esperienza a 360 gradi. Nei videogiochi puoi partecipare attivamente, interagendo con il mondo creato apposta per te e vivere esperienze uniche ed emozionanti. Ed è proprio per la sua interattività che possiamo calarci all'interno di quel mondo, vivere la storia a pieno, identificarci nel personaggio e ammirare tutta l'ambientazione. Penso che sia importante, non tanto per noi gamers, ma per le persone che dedicano anima e corpo per creare un videogioco fantastico, riuscire a riconoscere il loro talento artistico e poter definire i videogiochi una vera forma d'arte. Ecco, spero di essere riuscita a trasmettere il messaggio e aver fatto capire anche a chi non gioca quanto è importante il mondo dei videogiochi per chi invece gioca abitualmente. Quindi, che tu sia un gamer o che tu non lo sia, mi piacerebbe sentire la tua opinione e cosa ne pensi a riguardo, in modo pacifico se possibile. Se vuoi approfondire e rimanere in contatto con me, in descrizione trovi i link del mio blog e dei miei social network. Iscriviti al canale per non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.